Ciao a tutti da Katia. Allora, oggi sono di nuovo qui con voi per presentarvi questo progetto. È un progetto molto semplice da realizzare, però di grande effetto. Mi avvicino un attimino per farvi vedere la lucentezza di questo filato. È bellissimo. Poi con questo punto dà un'idea di tipo un merlettino. Ecco, a me piace tantissimo. Nel tutorial spiego anche che filato ho usato e ve lo ripeto adesso. Io ho usato il filato della Ice Yarn, è il cotone, cotone stella blu per l'appunto, perché è il cotone blu, e infatti ho dato anche il nome alla mia maglia del cotone perché merita veramente. È luccicoso, bello, dà una luce bellissima, spettacolare. Allora, per quanto riguarda, lo spiego anche nel tutorial delle misure, basta prendere la circonferenza delle spalle come state vedendo adesso nel manichino e fare tante catenelle fino ad arrivare alla misura calcolando un multiplo di 6 catenelle. Ok? Io spero che questo progetto vi piaccia, che desiderate anche voi realizzarlo. Ripeto, è molto facile, semplice ed è anche per tutte le taglie. Lo può indossare chiunque. Infatti io ho intenzione di farlo anche per me. Io prendo una 46 e quindi lo farò anche per me. E niente, allora se il progetto, ripeto, è stato di vostro gradimento, fatemelo sapere nei commenti e mettete tanti mi piace, ok? Vi saluto, vi ringrazio e passiamo al tutorial. Ciao, un bacione a tutti. Allora, questo è il progetto che andiamo a realizzare oggi. Questa è una foto che ho preso da Pinterest. C'è anche lo schema e quindi io lavoro su questo schema. Ok? Allora, per quanto riguarda le misure, dobbiamo prendere la circonferenza qui delle spalle, come nella foto. Poi se volete diciamo la scollatura che va proprio più larga, che scopre un pochino le spalle, basta prendere la misura qui. Se volete una scollatura che però io vi consiglio di prenderla qui proprio sulle spalle. Ok, allora noi lavoreremo scusate, lavoreremo su un multiplo di 6 catenelle, quindi dovete prendere, ripeto, la circonferenza delle vostre spalle, quindi tutto il giro, e in base ai vostri centimetri dovete fare tante catenelle. Io per esempio per la misura che serve a me io farò una 40-42, quindi per la persona io ho preso la misura e metterò su 150 catenelle, e quindi viene una bella scollatura ampia. Infatti la persona vuole una scollatura che scopra un pochino le spalle, che vada qui, proprio qui. Ok, allora per chi vuole realizzare una taglia più grande ovviamente deve aumentare di 6 catenelle, quindi 6 6 6, dipende dalla vostra taglia e anche dalla scollatura che volete, va bene? Allora ripeto, io inizio per una taglia 40-42 150 catenelle e uncinetto numero 4. Allora, per questo mio progetto ho scelto di utilizzare questo filato della Ice Yarn. Il filato si chiama cotone stella, in questo caso stella blu. È bellissimo come colore, sembra un cielo stellato, è meraviglioso veramente. Allora, questo è un 50% cotone, 30% acrilico e 20% lurex. Ecco, io ho scelto questo filato lurex perché per la sua particolarità che dà quella lucentezza al mio progetto, quindi mi piace molto. Ho lavorato questo filato molto bene, non ho avuto problemi, è molto morbido, quindi si può lavorare bene. Allora, è 50 grammi, 120 metri,
consiglia i ferri o l'uncinetto del 4 o 5 millimetri. Ok, allora io ho acquistato il mio filato da Il Filo di Arianna maglia e uncinetto, dove nel box informazioni vi lascerò il link dove potete dare un'occhiata al sito e acquistare il vostro filato. Lì troverete disponibile una vasta scelta di colori. Io mi sono trovata molto bene e quindi ve lo consiglio, perché ho trovato filati di ottima qualità. Ok, allora adesso, detto questo, passiamo al lavoro. Ciao. Allora, io ho fatto le mie catenelle calcolando il multiplo di 6 catenelle, quindi io inizio con 150 catenelle. Ok, adesso faccio subito, scusate un attimo che mi sistemo il filo, faccio una catenella, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa, così. Adesso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 catenelle, salto, scusate un attimo, 5 catenelle di base, quindi 1 2 3 4 5 e faccio una maglia bassa nella sesta catenella. Ancora 1 2 3 4 5 6 7 8 9, salto 5 maglie, 1 2 3 4 5 e nella sesta maglia bassa, così. Ancora 1 2 3 4 5 6 7 8 9, salto 5 maglie di base, quindi 1 2 3 4 5, nella sesta una maglia bassa, quindi andiamo avanti così fino alla fine del giro. Ok, quindi facciamo una maglia bassa, 9 catenelle, saltiamo 5 maglie di base e nella sesta facciamo una maglia bassa, tutto il giro in questa maniera. Ok, arrivata diciamo alla fine, vado a chiudere qui nella prima maglia bassa con una maglia bassissima. Allora sono arrivata alla fine del giro, quindi ho fatto le mie 9 catenelle e ho chiudo con una maglia bassissima. Adesso facciamo una catenella che è la prima maglia bassa e lavoriamo una maglia bassa in ogni catenella, quindi abbiamo 9 catenelle, dobbiamo lavorare 9 maglie basse, così. Quindi abbiamo fatto 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Andiamo nel prossimo archetto di 9 catenelle e continuiamo a lavorare 9 maglie basse in ogni catenella. Ok, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Ok, arrivato alla fine del giro vado a chiudere nella prima maglia bassa con una maglia bassissima. Adesso con delle maglie bassissime arriviamo al centro delle maglie basse, quindi 1 2 3
4, 5. Quindi arriviamo al centro delle 9 maglie basse e facciamo 1, 2, 3, 4 catenelle. Le 4 catenelle formano la prima maglia alta doppia, 2 volte filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia alta doppia, 2 catenelle di separazione, 2 volte ancora il filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia e faccio 2 maglie alte doppie. Quindi ho fatto la prima, rientro e faccio la seconda, così. Adesso 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto e vado qui al centro del prossimo archetto, quindi salto 1, 2, 3, 4 e nella quinta, proprio qui al centro, faccio 2 maglie alte doppie, 1, 2, 2 catenelle di separazione, ancora 2 volte filo sull'uncinetto, rientro e faccio ancora 2 maglie alte doppie, così, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto e vado qui al centro delle 9 maglie basse, quindi salto 1, 2, 3, 4, nella quinta ricomincio a fare le maglie alte doppie, due catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, rientro, 2 maglie alte doppie, 1 e 2, ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi qua. Allora, arrivata alla fine del giro faccio le ultime 5 catenelle, 4, 5, e vado a chiudere, avvicino un attimo, scusate, vado a chiudere nella quarta catenella iniziale, qui, con una maglia bassissima. Adesso con delle maglie bassissime arrivo all'interno delle 2 catenelle di separazione, così, e faccio 1, 2, 3 catenelle, rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta però non chiusa, quindi però faccio una maglia alta allungata, nel senso esco il filo e faccio, esco una volta ed esco 2 volte, filo sull'uncinetto, rientro e faccio, esco una volta ed esco 2 volte dal punto e adesso chiudo, 2 catenelle, quindi rientro ancora dentro l'archetto nel ventaglietto e faccio 3 maglie alte chiuse insieme, quindi faccio la prima e faccio, esco da 1 ed esco da 2, rientro, esco da 1, esco da 2, rientro ancora, esco da 1 ed esco da 2, quindi ho 3 maglie non chiuse e adesso le chiudo tutte così. Adesso 1, 2, 3 catenelle, andiamo qui al centro delle 5 catenelle e facciamo una maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle e adesso ripetiamo le maglie alte chiuse insieme, quindi entro qui nell'archetto delle 2 catenelle, faccio 3 maglie alte chiuse insieme, quindi faccio la prima, esco da 1, esco da 2, rientro, scusate un attimo, mi sistemo il filo, esco da 1 ed esco da 2, rientro ancora, esco da 1 ed esco da 2 e chiudo,
quindi 2 catenelle di separazione e ripeto sempre all'interno dell'archetto qui del ventaglietto 3 maglie alte chiuse insieme, quindi esco da 1, esco da 2, rientro, esco da 1 ed esco da 2 e chiudo. 1 2 3 catenelle, maglia bassa al centro delle 5 catenelle di separazione. Ok, quindi questo è il giro che dobbiamo fare. Allora, arrivata alla fine del giro faccio le mie ultime 3 catenelle, maglia bassa qui al centro delle 5 catenelle, 1 2 3 catenelle e vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale. Con una maglia bassa arrivo al centro, cioè all'interno dell'archetto delle 2 catenelle e faccio 1 2 3 catenelle più 3, 1 2 3. Allora conto dal basso 1 2 3, rientro, entro qui nella terza catenella e faccio con una maglia bassissima così un picciolino, una catenella, rientro nell'archetto e faccio una maglia alta, 1 2 3 catenelle, vado qui dove abbiamo fatto le 3 catenelle nelle 2 costine, entro e chiudo con una maglia bassissima, abbiamo fatto un altro picciolino, una catenella di separazione, 2 volte il filo sull'uncinetto, rientro e faccio una maglia alta doppia, 3 volte 3 catenelle, vado qui dove ho iniziato a fare le catenelle nelle 2 costine, ecco, e faccio un picciolino, una catenella di separazione, rientro, maglia alta, 3 catenelle, picciolino, una catenella di separazione, rientro, maglia alta, 3 catenelle, picciolino, così, 2 catenelle di separazione. Andiamo qui dove abbiamo la maglia bassa, facciamo una maglia bassa sulla maglia, dentro proprio la maglia bassa, 3 catenelle, picciolino, 2 catenelle e adesso ricominciamo nell'archetto, nel prossimo archetto, a fare quello che abbiamo fatto qua. Quindi facciamo una maglia alta, 3 catenelle per formare il picot o il picciolino, io lo chiamo picciolino, una catenella di separazione, rientro, maglia alta, 3 catenelle, picciolino, una catenella di separazione, 2 volte il filo sull'uncinetto, maglia alta doppia, 3 catenelle, picciolino, così, una catenella, rientro, maglia alta, 3 catenelle, picciolino, chiudo con una maglia bassissima, una catenella di separazione, quindi rientro, maglia alta, 1 2 3 catenelle e facciamo un picciolino, 2 catenelle di separazione. Adesso vado qui dove abbiamo la maglia bassa, entro e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, picciolino, ok? Quindi adesso facciamo tutto il giro in questa maniera, ok? A dopo. Eccomi qua. Allora, arrivata alla fine del giro vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima,
Adesso dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto nel primo giro, quindi dobbiamo rifare le 9 catenelle e poi continuare fino ad arrivare a fare di nuovo le maglie con i picciolini. Quindi adesso con delle maglie bassissime andiamo al centro del ventaglietto, io lo chiamo ventaglietto. Allora entro e faccio una maglia bassissima, maglia bassissima, e arrivo qui nella maglia alta doppia. Qui abbiamo fatto le 2 maglie alte e poi la maglia alta doppia. Adesso faccio una catenella che è la prima maglia bassa e poi ancora 9 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Salto la maglia bassa e vado qui al centro dove abbiamo la maglia alta doppia, quindi entro e faccio una maglia bassa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Vado nel prossimo ventaglietto, vado nella maglia alta doppia e faccio una maglia bassa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Salto e vado qui nel ventaglietto nella terza maglia, quindi la maglia alta doppia centrale, e faccio una maglia bassa. Ok, quindi dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto fino adesso. Dopo che facciamo le 9 catenelle dobbiamo lavorare le 9 maglie basse all'interno di ogni catenella. Dopo dobbiamo fare il terzo giro, perché le catenelle sono il primo giro, le maglie basse il secondo giro. Il terzo giro facciamo le 2 maglie alte doppie separate da 2 catenelle e ancora 2 maglie alte doppie lavorate nella stessa maglia di base, e poi facciamo il prossimo giro con le maglie alte chiuse insieme e poi dobbiamo continuare fino ad arrivare al quinto giro. Va bene? Quindi facciamo questa lavorazione fino ad arrivare al sottobraccio per formare le braccia, ecco, per chiudere e fare le braccia. Ok, eccomi qua. Allora io sono arrivata alla misura per chiudere e formare lo spazio per le braccia. Ho già messo anche i miei marcapunti dove l'ho segnato per chiudere. Allora qui è dove ho chiuso il giro, quindi ho chiuso il giro nella terza catenella e poi con delle maglie bassissime sono arrivata al centro delle 5 maglie, quindi al centro dove abbiamo la maglia alta doppia. Quindi io lascio per lo spazio 1 2 3 4 5 6 per chiudere qui con le braccia, per formare le braccia. Ok, quindi i miei motivi sono 27 e sono dispari. Allora cosa ho fatto? Ho fatto la stessa cosa dall'altra parte, ho messo i miei marcapunti, ho lasciato 6 motivi anche dall'altra parte e ho lasciato 7 motivi dietro per le spalle e 8 motivi davanti. Quindi quando risultano i motivi sono dispari, un motivo in più si mette sempre davanti perché per il seno, ecco. Ok, allora adesso chiudo, vi faccio vedere come chiudo. Allora, come ho detto, con delle maglie bassissime sono arrivata qui al centro della maglia alta, sulla maglia alta doppia. Quindi adesso faccio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 catenelle, vado, sono 6 queste, quindi vado qui dall'altra parte, dalla parte del dietro, ecco, entro e faccio una maglia bassa e questo è lo spazio per le braccia. Allora, se questo vi risulta piccolo, diciamo stretto, aumentate le catenelle, invece di 9 catenelle ne fate 18. E adesso vado avanti
fino ad arrivare qui all'altro marcapunti, in modo che poi posso chiudere anche da questa parte. 2 3 4 5 6 7 8 9, quindi vado 1 2 nella terza, qui quella centrale, faccio una maglia bassa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e vado qua. Ok, arrivo al marcapunti e poi andiamo avanti. Ok, arrivata al mio marcapunti, ho fatto di nuovo 9 catenelle, quindi adesso vado qui a chiudere, quindi sono 1 2 3 4 5 6 e vado a chiudere qua nella terza maglia alta, la maglia alta centrale, con una maglia bassissima. Allora, e continuo la mia lavorazione fino dove ho iniziato, quindi faccio 1 2 3 4 5 6 7 8 9, mi vado qua, qui, ok, questo è lo spazio per le braccia. Allora, io sto facendo una taglia piccola, una taglia 40-42, ok? Quindi si parte sempre dal collo. Io sono partita con 150 catenelle, per chi vuole una taglia più grande ovviamente deve aumentare le catenelle calcolando sempre il multiplo di 6. Quindi io adesso ho chiuso con 6 motivi, per chi fa una taglia più grande 6 motivi magari non bastano, ma ha bisogno di più motivi, cioè più spazio per chiudere, ok? Quindi adesso vado avanti fino alla fine del giro e poi si ricomincia normalmente a lavorare le 9 maglie basse, si continua a lavorare sempre a giro, ok? Allora io finisco il giro e poi iniziamo insieme a fare il secondo giro delle maglie basse. Eccomi qua, allora sono arrivata alla fine del giro, ho chiuso con una maglia bassissima qui dove ho iniziato, quindi questi adesso dobbiamo lavorare sempre a giro, quindi ripetere sempre gli stessi giri fino ad arrivare alla lunghezza desiderata, ok? Allora, quindi vado qui nel primo archetto delle 9 catenelle, entro, faccio una maglia bassa dentro la catenella, 1 2 3 4 5 6 8 e 9, vado nell'archetto seguente, 9 maglie basse, quindi ho fatto 4 5 6 7 8 e 9, ok? Quindi adesso andiamo avanti, ripeto, fino alla lunghezza. Io adesso faccio un po' di giri e poi vi faccio vedere la lavorazione come risulta, va bene? Ok, a dopo. Ok, io sono andata avanti, come potete vedere, per farvi vedere l'effetto, il risultato di questa lavorazione. È molto molto bella, a me piace tanto, e diciamo che è anche merito, il merito è soprattutto anche del filato che ho scelto. Infatti cercavo un filato particolare per questo progetto
e devo dire che sono molto molto soddisfatta. Allora, quindi adesso potete andare avanti, diciamo, fino all'altezza che desiderate. Quindi se vi volete fermare a fare una maglia oppure volete proseguire e fare un vestito, scegliete voi. Ok, allora il tutorial è finito. Io spero che questo progetto è stato di vostro gradimento, che desiderate anche voi realizzarlo. Se in caso lo realizzate, mandatemi le foto, che a me fa tantissimo piacere ricevere le vostre foto con i vostri lavori. E niente, adesso vi saluto, vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!